Buonasera a tutti amici, bentornati di nuovo nel nostro canale di mobilità elettrica sostenibile. Come avete visto anche dall'immagine principale del video, siamo arrivati finalmente a quelli che sono i primi 10.000 km elettrici. È una cosa veramente incredibile, anche perché è successo in questo momento un po' di difficoltà nei movimenti, ma io i miei 100 km giornalieri li continuo a fare dal lunedì al sabato come se niente fosse, e quindi siamo arrivati a un risultato molto importante. Ora andremo anche in vettura a vedere quelli che sono stati i consumi medi della vettura. Ho preferito fare il video in questo momento che manca poco più di 100 km arrivare ai 10.000, perché ho visto diversi ragazzi all'interno del gruppo Opel Corsa Elettrica che una volta arrivati a 10.000 la macchina che cosa fa? Prende e resetta quelli che sono i consumi. Quindi per cui, per non arrivare magari ad avere questo dato importantissimo di vedere quanto consumato da settembre fino a questo momento, ho preferito anticipare, visto che ora siamo a domenica e ho anche il tempo per poter registrare, di farvi vedere quella è la situazione. E poi naturalmente vi dirò quanto era il mio consumo medio nel periodo settembre-ottobre, quindi nei primissimi momenti in cui abbiamo acquisito quella è la nostra vettura, e quelli sono gli ultimi 2000 km con una temperatura un po' più rigidina. Infatti la mattina quando parto da casa per andare verso il lavoro siamo sui 0, 1, 2 gradi centigradi, più o meno una cosa del genere, quindi per cui abbiamo riscontrato effettivamente quello è un maggiore consumo della vettura. Però, come vi consiglio sempre ragazzi, qualora voi andate ad acquistare una vettura elettrica, prendete davvero in considerazione l'idea di prendere quello è il Winter Pack, a prescindere da quella è la versione inserita nella vostra vettura, quindi per cui ad esempio nella nostra percorsa vi sono i sedili riscaldati e il volante riscaldato. Su altre vetture il volante riscaldato non è presente. Spero che sia disponibile. Per quale motivo? Perché è una comodità pazzesca. Io magari semplicemente io fatto in questa maniera, ho le mani in questo periodo morte, praticamente cascano a pezzi dal freddo, e avere il volante riscaldato mi attacco di volo con tutte le mani ed è uno spettacolo ragazzi, vi posso assicurare che è uno spettacolo. E tutta la seduta riscaldata per larghi tratti, quando non è naturalmente un freddo accanito, vi permettono di risparmiare tantissimo, perché è inutile riscaldare tutta quella la vettura una volta voi siete acclimatati e state bene all'interno della vostra macchina. Ora andiamo a vedere quella è la situazione in vettura, ed è una situazione veramente molto buona e molto importante. Ammetto che ho uno stile di guida molto tranquillo, io faccio, come vi dicevo, 100 km al giorno, un 50% in superstrada, massimo 90 km/h, come dice anche il codice della strada, e per il 50% in provinciali statali, e lì ragazzi a volte sono abbastanza le regole. Ecco, sono abbastanza le regole, andiamo a vedere in vettura. Ricordate, questa è la nostra Opel Corsa, ora andiamo a vedere in vettura. Questa è la wallbox che molti di voi me la stanno chiedendo quando parleremo di quella è la Zappi, come funziona e come non funziona. Sto aspettando semplicemente che la bella stagione mi permetta di miscelare a modo la presa per quanto riguarda la rete, il fotovoltaico e la batteria, perché vorrei fare una cosa un po' più integrata, tutti quelli che sono i sistemi che abbiamo adottato quest'anno. Andiamo a vedere. Allora ragazzi, ora siamo lì a vedere quelli che sono stati i consumi della vettura. Come vedete siamo a 9.885, però come vi dicevo, se arrivo a 10.000 a tutti quelli che hanno postato all'interno del gruppo Opel Corsa E hanno detto che praticamente il sistema resetta e cancella tutti quelli che sono consumi, per cui mi sarebbe stato complicato parlarvi di questo. Andiamo a vedere com'è stata la media, almeno vi potete fare anche due conteggi, poi li faremo insieme nel prossimo futuro con la bolletta più definitiva. Abbiamo completato quelli che sono i 9.881 km, come dicevamo 4 si vede erano già impostati quando abbiamo preso la vettura, con una media di 12,2 kWh ogni 100 km, con una media di 53 km/h. Io direi veramente di livello, anche perché ho visto tantissime vetture elettriche che ho avuto modo di vedere quelli che sono i consumi rispetto a quelli che sono chilometri orari registrati dalla vettura, e questo è veramente un ottimo risultato. Ora andiamo a vedere gli ultimi 2000 km, perché sono quelli che vi fanno capire in questo ultimo periodo, il periodo più freddo, quanti sono stati i consumi. Come vedete, nei 1892 km ultimi trascorsi con una temperatura un pochino rigidina, come vedete in questo momento sono 4 gradi, scusate la polvere, alle 10 della mattina.
abbiamo avuto 12,8 kWh su 100 km con una media sempre di 52 km/h, anche perché, come vi dicevo, per questo periodo un po' particolare che stiamo, scusate, vivendo, non è che si possa fare chissà quali viaggi, quindi siamo sempre praticamente sul casa lavoro lavoro casa e la media resta più o meno quella, 12,8 kWh su 100 km, di fatti la media è venuta 12,2. Questo perché vi dico di fatti. Vi dico di fatti perché? Perché nel periodo settembre-ottobre, che era un periodo un pochino più caldo, poi andremo a vedere nel periodo di agosto, luglio, abbiamo ricevuto la vettura di quel periodo lì, abbiamo avuto una media di 11,6 kWh su 100 km. E quindi abbiamo avuto un aumento, diciamo, discreto di consumi, ma non così eccessivo. Dicevo, vedete, questa è la vettura, 4 gradi, e sono le 10 di mattina, e questa è, diciamo, la macchina che vi dà le informazioni del caso con i flussi e quant'altro. E questi sono stati i consumi, 12,8 kWh su 100 km, veramente importante. Quindi come ci può venire incontro questo dato, mentre ho dei capelli fanno veramente ridere? Cosa vi fa capire, come vi può aiutare questo dato? Semplicemente in questa maniera. Ora, nel mese di marzo noi faremo un conto specifico di quanto è il consumo della vettura per quanto riguarda la presa domestica. Per quale motivo a marzo? Perché ho messo la wallbox verso fine novembre. Nella bolletta mi arriva, io ce l'ho bimestrale, diciamo l'ho un po' mista. Un periodo era senza vettura, un periodo è con la vettura. Io ricarico solo in fascia 3. Però questo periodo c'era anche le lucine di Natale fuori e non ne ho messe poi perché mi piacciono particolarmente. Quindi per cui mi è difficile vedere un confronto definitivo di quanto è stato l'impatto della vettura in quella che è la bolletta domestica. Dovrò aspettare quello del mese di marzo per vedere il periodo gennaio-febbraio e faremo davvero un conto specifico. Se volete fare, diciamo, due conti, fai da te a casa, fate, diciamo, abbastanza velocemente. Prendete quella che è la vostra bolletta domestica, andate a vedere quello è il peso del kilowattora nella vostra batteria, tanto c'è il prezzo unitario all'interno della vostra bolletta, e andate poi a fare una semplice moltiplicazione su quelli che sarebbero i vostri, diciamo, chilometri mensili con quella che è la, diciamo, la media che ho affrontato io, aggiungendoci più o meno un 10%, un 10-15%. Questo perché? Perché avrete un livello di dispersione più o meno sul 10-15%, quindi per cui questo dato di 12,8 kWh su 100 km in questo periodo determinato dell'anno avranno, diciamo, un aumento del 10-15% sui consumi, in quanto vi è una parte di dispersione, e quindi questo potrebbe, diciamo, essere, diciamo, anche un conto abbastanza semplice per voi. Poi naturalmente noi abbiamo scelto, quella è una fornitura trioraria. Quello che cosa comporta? Che nel periodo, diciamo in fascia 3 abbiamo un consumo veramente basso, un prezzo, scusatemi, basso rispetto alla fascia 1 e alla fascia 2, che è un, diciamo, un livello particolarmente più alto. Diciamo, funziona in questa maniera: la fascia 1 è cara, la fascia 2 è abbastanza cara, la fascia 3 è economica in linea generale. Quindi per cui su quello a me mi viene incontro quello del pannello fotovoltaico e la batteria annessa. Questo perché nel periodo in cui, diciamo, quando la stagione regge, perché, diciamo, prima di Natale qui piove o il tempo è brutto, non è che si abbia visto chissà quali stagioni. Come funziona? La batteria viene ricaricata anche in parte da quello del pannello fotovoltaico. Quando andate a fare dei picchi di consumo, una parte la prende dai pannelli fotovoltaici, la restante parte, se vi è naturalmente batteria, la prende dalla batteria, e voi non avete in fascia 1 o fascia 2, quello è, diciamo, nel picco di carica, un prelevo dalla rete, e quindi, diciamo, il risparmio nasce da quel punto di vista lì. Diamo un secondino in casa che ora facciamo, diciamo, le ultime due discussioni del caso. Ragazzi, per fare un sunto generale, noi abbiamo realizzato dal 18 di settembre, data in cui abbiamo ritirato quella è la nostra vettura elettrica, fino ad oggi, ammetto che quando vedete questo video è passata una settimana dalla registrazione, perché l'ho registrato domenica 10, così almeno ho avuto poi nella settimana il tempo per lavorarci dietro. Domenica 10, quindi qualcosa meno di 4 mesi abbiamo realizzato 10.000 km. Questo credo che possa aiutarvi per tutti voi che realizzate magari meno chilometri. Questo perché io in questo periodo ho realizzato tot chilometraggio. Ammetto che se non fosse un periodo particolare come quello che stiamo affrontando, magari ne facevo anche di più, per l'amor di Dio, perché, diciamo, è diventato routine fare praticamente casa lavoro, lavoro a casa e basta, ecco. Quindi per cui spero per questo di potervi aiutare. Per fare il conteggio, come vi dicevo, per eventualmente un vostro consumo domestico,
naturalmente ognuno ha la sua cifra all'interno della bolletta, ma se volete fare due conti a spanne, voi mettete 20 centesimi al kilowattora, fate una moltiplicazione semplice e vedete più o meno quanto è l'impatto della vettura elettrica sul vostro portafogli. Poi naturalmente se avete una batteria o un pannello fotovoltaico o magari un contratto a 3 orari come abbiamo noi, l'impatto sarà minore, quindi per cui ragazzi un conto più specifico magari vi può tornare comodo, ma già un conto naturalmente a 20 centesimi al kilowattora vi può dare l'idea di che cosa vuol dire avere una vettura elettrica, oltre naturalmente a non pagare quello che è il bollo, avere uno scontistica del 50% noi abbiamo avuto su quelle la componente RCA per quanto riguarda l'assicurazione della vettura, quindi ci sono tante cosine che vi possono venire incontro, diciamo anche quelli che sono gli accessi alle ZTL, naturalmente informatevi nel caso della vostra città di competenza e quindi naturalmente vi è tante possibilità per chi possiede una vettura elettrica. Io spero che tutti voi possiate venire all'interno di questo mondo elettrico perché è un mondo meraviglioso. Io vi saluto ragazzi, vi ringrazio, metterò una carrellata di immagini da quando abbiamo ritirato la vettura in concessionaria, nelle varie volte abbiamo ricaricato a giro perché vi ricordo che per 2 mesi abbiamo ricaricato a colonnine diciamo vicino casa, vicino 1 chilometro a piedi, questo perché non avevamo ancora la possibilità di ricaricare a casa perché è stata una lunga trafila, l'importante è arrivare a conclusione, però anche per farvi capire che chi eventualmente non avesse la possibilità di ricaricare a casa come stiamo facendo noi in questo ultimo mese e mezzo, beh comunque sia, sperando che diciamo, l'infrastruttura ci sia e sia presente nel vostro paese di residenza, di ricaricare anche a colonnine o magari meglio ancora sarebbe nel vostro luogo di lavoro, quindi per cui eventualmente contattate anche per caso il vostro titolare o magari colonnine gratuite. Io ho fatto già belle 2 o 3 pienoni a gratis e quindi anche questo è una cosa meravigliosa del mondo elettrico. Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio, vi lascio qua a quella è la carrellata, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo qua nel prossimo video. Un bacione a tutti e sempre Forza Elettrico e ciao, alla prossima!